Buongiorno gente e bentornati. Oggi faremo il pan di lana. Vi dissi nell'ultimo video, quando vi ho presentato l'impasto per il pan brioche, visto che si prestava a fare tante ricette, io ho scelto questa. In realtà diventerà un pan brioche salato, però con questa decorazione che appunto richiama il gomitolo di lana. Però di tutto questo poi ne riparliamo alla fine del video, quindi adesso ci vediamo. Ingredienti e ricetta. E per tutti quelli che invece oggi mi vengono a trovare per la prima volta, guardate lì sotto, c'è sta un quadratino rosso, c'è scritto iscriviti, cliccate quello e se volete cliccate la campanella così rimarrete aggiornati sulle prossime ricette. Ci vediamo alla fine del video. Another broken plate. Another called off date, we never seem to get it. Prendete il vostro impasto lievitato, toglietelo dalla ciotola e mettetelo su un piano infarinato. We can't take back, we are the reason opposites attract. Schiacciatelo leggermente. On the second floor, I regret it all. E poi dividetelo in 5 parti uguali aiutandovi con una bilancia. I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight. Prendete ora una delle parti, arricciate i lati al centro e poi formate una pallina. Even the worst can sting. I wanna change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. By the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically? Copritele ora con una pellicola alimentare e un canavaccio e lasciatele riposare per almeno 30 minuti. I feel okay. We just made it through and I love the way I feel for you. Una volta fatto, infarinate il piano di lavoro, prendete una delle palline e schiacciatele, dopodiché stendetele con un mattarello. Mi raccomando, non troppo sottilmente. Con la lama di un coltello tagliate metà dell'impasto in tante strisce sottili. Sulla metà intera mettete ora 2 fette di salame e una di scamorza. Poi arricciate i bordi e dalla parte intera arrotolate l'impasto su se stesso fino a formare un cilindro. Prendete una teglia 20x10, imburratela e foderatela sul fondo con un foglio di carta da forno. E mettete dentro l'impasto arrotolato sul lato della teglia. L'ultimo impasto arrotolato dovrà incastrarsi con gli altri sul lato della teglia, formando una ciambella. Ora copritelo con la pellicola e mettetelo dentro al forno con la sola luce accesa per circa un'ora a lievitare. Ed ecco come si presenterà l'impasto alla fine della lievitazione. È fantastico! Ora spennellate la superficie con poco latte. E ora fatelo raffreddare completamente. Guardate che meraviglia! E vi posso assicurare che è straordinario anche come sapore.
E ora la prova del 9. Guardate quanto è soffice e goloso. Io non vedo l'ora di mangiarlo. E voi? Eccoci di nuovo qui. Allora, come avete visto, la decorazione è tanto semplice quanto geniale. Io sto seguendo diversi canali e uno di questi appunto fece questo pan di lana che mi piacque moltissimo. Voglio premettere che non c'entra nulla con l'impasto che io ho fatto, perché loro hanno fatto un impasto dolce poi completamente diverso da quello che ho fatto io. Io ho preferito farlo salato, anche perché mi piaceva poter fare una torta rustica un po' diversa da quelle classiche, da quelle solide, e l'ho farcita solamente, come avete visto, con del salame e della scamorza. Chiaramente, se volete cambiare la farcitura lo potete fare tranquillamente, potete metterci del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, i formaggi possono essere taleggio, brie, insomma quello che desiderate voi. Un consiglio che vi posso dare, vista la mia esperienza, perché poi questo che avete visto era l'ultimo che ho preparato, ma ne avevo già preparati altri, come avete visto io di base ho messo il salame, poi centralmente la scamorza, in modo tale che poi chiudendola rimaneva all'interno. Perché questo? Perché se la mettete all'esterno poi fuori esce dall'impasto e quindi non è gradevole da vedere. Sono sicuro che un'altra domanda che vi verrà in mente e che vorreste farmi è: ma se io non ho quel tipo di teglia, che cos'altro posso utilizzare? Beh, potete utilizzare chiaramente quelle un pochino più basse. Fate attenzione perché nel discorso della lievitazione potrebbe uscire fuori. Però, comunque sia, se volete acquistare questo tipo di teglia, io vi lascio il link qui sotto in descrizione, che ho comprato su Amazon, anche mi pare a un prezzo abbastanza contenuto perché stava intorno ai 10 euro, quindi niente di trascendentale. Bene, io credo di avervi detto tutto. Se poi avete delle domande da farmi, scrivetemele nei commenti e io vi risponderò. Io spero che vi sia piaciuta la ricetta, come al solito ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!